amici, bentrovati. Dopo una lunga pausa torno in video a mostrare il mio bel faccino. Oggi riprendiamo un argomento già affrontato all'inizio della mia avventura qui su YouTube, le razze aliene. Mesi fa vi parlai dei rettiliani e se siete interessati a vedere anche quest'altro video potete cliccare sul link che è appena comparso qui sopra. Ed ora, senza indugio, seguitemi nel favoloso universo della fanta-antropologia e degli immigrati clandestini. I grigi sono la razza aliena più nota ed utilizzata nei film e nelle serie TV. Proverrebbero dal sistema stellare binario Zeta Reticuli, distante 39 anni luce dal nostro sistema solare. E secondo la classificazione fatta dall'ufologo Brad Steiger, apparterrebbero al cosiddetto tipo alfa. Vengono descritte come delle creature dalla pelle grigia, alte circa 1,20 m e con un cranio enormemente sviluppato rispetto al corpo. Giganteschi occhi neri a mandorla, un minuscolo naso ed una bocca priva di labbra e senza orecchi. Tu sia schifezza, l'uomo. Totalmente sprovvisti di peluria, i grigi posseggono 4 dita per mano e delle braccia molto lunghe. Quindi vi sconsiglio vivamente di affrontarli in una sfida di sberle in faccia. Potreste tornarvene a casa con il viso pieno di schiaffoni. Chiamati anche zeta o reticulani, vengono associati a questo remoto sistema stellare grazie al racconto del presunto rapimento alieno subito dai coniugi Hill, avvenuto la notte del 19 settembre del 1961 nel New Hampshire. Diversi anni dopo, durante una seduta di ipnosi regressiva, la signora Hill disegnò una sorta di mappa stellare che indicava il luogo di provenienza dei grigi e che l'ufologa Marjorie Fish identificò come il sistema Zeta Reticuli. Ma gli astronomi misero subito in evidenza che la mappa era troppo vaga per puntare accuratamente verso un qualsiasi sistema stellare. Divenne da allora un caso molto discusso e menzionato in ambito ufologico. John Mack, professore della Medical School of Harvard, sostenne che molti suoi pazienti, vittime di presunti rapimenti da parte di alieni, raccontavano di creature extraterrestri molto simili ai grigi. Alcuni sostenitori della teoria della terra cava ritengono che i grigi vivano in un continente situato sotto la superficie terrestre e che il loro aspetto fisico sia indicativo di un'evoluzione biologica avvenuta in un ambiente scarsamente dotato di luce. L'occultista Aleister Crowley sostenne di essersi messo in contatto con degli esseri denominati angeli enochiani, che secondo alcuni ufologi mostrano delle somiglianze con i grigi. Un'altra teoria li vede come viaggiatori nel tempo. I grigi sarebbero degli esseri umani del futuro tornati indietro nel tempo, con degli UFO che sarebbero le loro macchine del tempo. Ma dal punto di vista scientifico, l'ipotesi del viaggio a ritroso nel tempo è ancora più improbabile e fantasiosa. I grigi vengono spesso accostati all'incidente di Roswell, avvenuto nel giugno del 1947, quando una presunta navetta spaziale aliena si schiantò sulla Terra. Il governo americano, dopo le prime missioni, cambiò totalmente versione, sostenendo che si trattasse di un pallone sonda. E voi? Riuscite ad immaginare i resti di un'astronave aliena che improvvisamente si tramutano in un pallone sonda? Gli ufologi affermano che morirono tutti gli occupanti dell'UFO, tranne uno. L'incidente di Roswell è considerato da sempre il più importante incontro ravvicinato con forme di vita extraterrestri. I teorici del complotto sostengono che dopo lo schianto di Roswell sia stato stretto un oscuro patto tra il governo degli Stati Uniti e i grigi, che probabilmente non erano poi così buoni come immaginava Spielberg nel suo Incontri ravvicinati del terzo tipo. L'accordo prevedeva, in cambio di tecnologia aliena, la possibilità da parte dei grigi di rapire un certo numero di persone per condurre degli esperimenti. Il primo alieno grigio sopravvissuto venne chiamato con la sigla di EBE, entità biologica extraterrestre, e fornì molte informazioni sulla loro cultura, morfologia ed usanze. Gli alieni descritti in seguito come i grigi fanno la loro prima comparsa, come ho detto prima, nel capolavoro di Steven Spielberg del 1977, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Nel film Spielberg trasforma gli alieni malvagi, bellicosi e invasori della fantascienza degli anni d'oro in extraterrestri benevoli e interessati a comunicare pacificamente con il genere umano, concetto poi riproposto in E.T. l'extraterrestre
qualche anno dopo. La più significativa apparizione dei grigi è stata in seguito quella nella serie televisiva X-Files, che li vede far parte di una cospirazione mondiale in connivenza col governo degli Stati Uniti, lungo tutte le 9 stagioni del telefilm. I grigi poi sono apparsi nei famosissimi video denominati autopsie d'alieno, poi rivelatisi dei falsi artefatti, che negli anni 90 fecero molto scalpore nei mass media. La prima e più nota tra queste registrazioni di autopsie fu il filmato di Santilli. Il documentarista Ray Santilli affermava di aver acquistato il filmato da un ex cineoperatore militare. In seguito ne fu smentita la veridicità. Bene, siamo giunti anche questa volta alla fine del mio 21esimo video, che ho editato sul Mercurio, visto il caldo che fa. Fatemi sapere se avete gradito l'argomento lasciando un commento, mettendo un like o iscrivendovi al mio canale. Prima di lasciarvi però vorrei parlarvi di un canale al quale sono molto appassionato pur non essendo un grande esperto di videogames. Il canale è Play 2 Game, gestito da uno youtuber genialoide, amante fra le altre cose di videogiochi e dell'hip hop. Come lui stesso scrive nella descrizione, nei suoi video parla di videogiochi, gameplay, recensioni e novità, vlogs, eventi, fiere, cosplay e vacanze e robe a caso. Quindi ce n'è per tutti i gusti e vi consiglio di seguirlo perché è un canale molto divertente e nel quale non ci si annoia mai. Questo è tutto per ora amici, ci si rivede al prossimo video.